Siamo qui a Medjugorje. Come ti chiami? Mi chiamo Maria Noemi Bertuzzi e vengo dall'Italia, Di dal dove? lago di Garda. Ah, wow, del lago di Garda. Sì. Wow. E quante volte sei stato a Medjugorje? Ah, non lo so. Sono venuta nel 99 la prima volta con i miei genitori Ah, perché ero sposata da un anno e desideravo tanto avere dei figli che non arrivavano. Mia mamma aveva avuto un tumore al seno, lei era stata operata e aveva sentito a Radio Maria Padre Livio che parlava di Medjugorje e l'anno prima era venuta in vacanza al mare una sposina e una coppia di sposini in viaggio di nozze e dicevano che avrebbero concluso il loro viaggio a Medjugorje, quindi io ho accompagnato i miei genitori, convinti di fare un giorno qui e una settimana al mare. Ma la Gospa ha cambiato, ha organizzato il viaggio diversamente, c'era la Bora a Dubrovnik, non potevamo stare sulle mura e allora abbiamo detto entriamo a fare il pellegrinaggio un giorno. Arrivati qui, mia mamma, che aveva avuto l'intervento al seno, non aveva più linfonodi, è stata appunta la notte da una zanzara, ma era tutto nel piano del cielo. Si è gonfiato tutto il braccio, le risipera una malattia con la febbre alta, quasi 41 di febbre, e i medici volontari, i cavalieri di Malta, hanno detto che non poteva muoversi, allora siamo rimasti qui una settimana e la Gospa in questa settimana ha fatto sì che avessimo una guida spirituale, l'abbé Jean-Pierre, un padre francese che era nella nostra pensione, lui ci ha adottati e ci ha portato in giro, ci ha fatto conoscere Medjugorje, che puramente in un giorno non avremmo potuto. E io dico che è stato il mio battesimo a Medjugorje perché famiglia praticante, sicuramente vissuta nella fede, però era la mia vita, ma anche quella della mia famiglia, era più una fede così di facciata. Qui a Medjugorje invece la Madonna ci ha presi e ci ha ridato l'entusiasmo della vita, dell'abbraccio di Gesù. Io ho avuto poi una guarigione perché l'abbé Jean-Pierre ha detto che non poteva tornare in Francia senza portarci da padre Ioso a Chirocchi-Bril e quindi ci ha portati e questo frate mi ha imposto le mani in una chiesa che non era certo una meraviglia delle nostre basiliche italiane, era una chiesa spoglia, mi ha imposto le mani e io da quel momento ho avuto il riposo dello spirito e poi per 2 giorni ho pianto, anche se non volevo e mi vergognavo e mi hanno detto che avevo avuto una guarigione spirituale. In effetti la mia vita è cambiata, il mio battesimo è come se avessi messo gli occhiali. Tutto quello che prima sapevo l'ho veramente vissuto e la Gospa mi ha dato questo grande dono. Mi sono innamorata di lei, della mamma, e per cui ho capito che se lei ci aveva chiamato era sicuramente per un progetto più grande di noi. E da quel giorno per cui ho sempre ascoltato Radio Maria perché era stata la chiamata e sono tornata in Italia liberata da questa imposizione delle mani, senza la fobia dei ragni che mi terrorizzava, della folla, della gente, dei luoghi chiusi e quindi c'è stata proprio una guarigione anche fisica. E da lì poi un altro miracolo, siccome sono una gran dormigliona, qui a Medjugorje alle 4:30, 5 ero in piedi. E mio papà diceva, ma dai, a casa volevo prepararti un letto che ti faceva cadere. E insomma al mattino io mi trovavo fuori dalla chiesa, davanti alla statua della Madonna Bianca, e vedevo queste signore anziane, quelle locali, che pregavano recitando il rosario attorno alla Madonna in ginocchio. E lì ho detto, Maria, ho sempre pregato il rosario con la nonna da piccolina ma non ho mai imparato e da quel giorno ho iniziato a imparare i misteri e ho fatto la promessa di recitare almeno una corona del rosario al giorno. Poi l'appetito viene mangiando, per cui da una arrivano a 2, 3 e poi il Papa San Giovanni Paolo II ci ha regalato i misteri della luce che sono i miei preferiti, per cui diventano 4 corone. Sì. Sì. Comunque il grande dono è stato quello che ho affidato la richiesta di avere un figlio alla Madonna, biologico o adottivo. L'anno successivo mio marito ha voluto tornare a Medjugorje per l'Assunta e al ritorno ha detto va bene, e abbiamo fatto le pratiche dell'adozione e in poche parole 6 anni di gravidanza per riuscire ad averlo e l'abbinamento fra noi e lui a Sofia al tribunale l'ha fatto il primo giorno delle apparizioni di Medjugorje, il 24 giugno. Ci hanno spostato 3 volte l'aereo per andare a incontrarlo. Siamo partiti il giorno di San Giacomo, che è il patrono della chiesa di questa parrocchia, il 25 luglio. L'abbiamo incontrato il giorno dopo, il 26 luglio, che è Santo Olimpio, mio marito si chiama Olimpio. E il bambino è arrivato in Italia, l'Immacolata. Invece di fare un mese in Bulgaria come tutte le altre coppie, in 6 giorni siamo tornati a casa
cose. Sul passaporto bulgaro c'è scritto 8 dicembre. Adesso il nostro Michele ha 20 anni, è in comunità perché ha fatto con l'adolescenza è andato in crisi, e però sta facendo il suo percorso nella comunità Regina della Pace, Shalom, quindi c'è sempre la Madonna, e adesso noi siamo venuti a chiedere la grazia che riesca a fare il percorso per essere veramente quell'uomo bello che il Signore vuole, la vostra vuole. Tutti dovrebbero venire a Medjugorje perché qui si incontra la mamma. Io ho avuto anche il dono venendo qua, sentivo parlare del digiuno e ho detto le mamme danno sempre consigli buoni. E allora quando sono tornata, oltre aver imparato a essermi innamorata del rosario, ho sentito nel mio cuore che il digiuno del mercoledì e venerdì pane e acqua era per il bene del mio corpo ma anche dello spirito e anche come testimonianza. E ho iniziato come un grande dono perché non mi è mai pesato e sento che la preghiera quando ci sono i giorni di digiuno è molto più libera e più forte. Quindi dal 99 sto facendo il digiuno e non mi sembra di avere problemi, anzi. Wow. È un grande dono che mi ha fatto la mamma. E un'altra cosa, Maria mi ha fatto innamorare del Santissimo, dell'adorazione, e quindi tornata a casa abbiamo chiesto al nostro vescovo di poter avere una cappella dell'adorazione e l'adorazione è diventato il fulcro della preghiera. Wow. Quindi Maria fa grandi cose. Sì. Venite tutti a Medjugorje. E Devo andare. cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje, perché dovrebbero venire qui? Medjugorje è un grande dono, soprattutto in questi tempi, e il Signore ha detto che qui il cielo tocca la terra ed è vero, perché tu vieni e camminando in questa piana, non solo in chiesa, ti rendi conto che a volte trovi anche delle persone sulla tua strada, o che può essere la signora che ti vende i merletti in mezzo ai campi, che ti dà una frase che è proprio la risposta che tu in preghiera avevi chiesto, implorato. Per cui non solo la parrocchia, non solo l'attività di questa meraviglia, perché Maria qui ha preso una parrocchia, qui ha forgiato una parrocchia, per cui tu vedi le famiglie che pregano, la messa prima qui sembra una messa cantata da noi con le famiglie, perché poi devono andare a lavorare nelle pensioni. Per cui tu capisci che qui la fede è diventata la base della vita cristiana. Grazie per questa bellissima intervista. Ciao. Ciao.